Nel video di oggi andiamo a vedere l'utilizzo della fibra di cocco che viene prodotta dall'industria che utilizza questo frutto che sono le noci di cocco e come diciamo rifiuto, come resto di lavorazione si ottiene questa fibra di cocco che viene pressata. Qui vedete è nel formato di mattonelle, poi vi dirò magari nei commenti dove potete reperire, la potete anche comprare su internet. E qui vedete delle immagini che ho montato, un time lapse, come si chiama. Vedete nell'arco di 15 minuti ridotti al tempo di un minuto e si vede la capacità di assorbimento incredibile della fibra di cocco, che in questo senso si dimostra essere uno dei migliori materiali, diciamo naturali. È una fibra in grado di assorbire acqua e poi in seguito vedete come moltiplica il proprio volume di quasi 10 volte. Infatti vedete che se una mattonella pesa 300-350 grammi, questo era metà mattonella, è stata in grado di assorbire circa 2 litri di acqua, quindi a 160 grammi hanno assorbito quasi 2 litri di acqua, e da qui la sua capacità incredibile di assorbire e di trattenere i liquidi. Al tempo stesso la fibra di cocco viene utilizzata in alternativa anche alla lana di roccia. È veramente uno dei materiali più, potremmo dire, performanti e che viene utilizzato anche proprio dai professionisti, che noi possiamo utilizzare soprattutto nella fase di semina nei nostri semenzai. Ne basta veramente pochissima, perché qualcuno potrebbe dire che è costosa. È vero che è costosa, 3 mattonelle di queste, quindi circa 1 chilo di fibra di cocco, dove la compro io costa 4 euro, ma ne basta veramente pochissima. Con una mattonella potete fare tantissime piantine, soprattutto se vedremo in altri video. Adesso cercheremo un po' di approfondire l'utilizzo di questa fibra di cocco per sfruttarla al massimo come ingrediente da aggiungere ai nostri, diciamo, substrati che andiamo a creare mischiando magari la terra, il compost e la fibra di cocco, in alternativa magari ad altri prodotti come potrebbe essere la perlite, che viene utilizzata per aereare il substrato, per dargli questa leggerezza e porosità. La fibra di cocco è in grado assolutamente di compiere questa funzione e, ripeto, vedremo nei prossimi video. Adesso questo è il primo video che secondo me era un po' la base per capire questo materiale, che è la base di alcuni video che andremo a vedere, dove utilizziamo la fibra di cocco insieme ad altri elementi. Uno lo vedete sullo sfondo bianco con le piantine. Non vi voglio rovinare la sorpresa, vedremo. È un semenzaio idroponico, ma anche se il nome sembra qualcosa di complicato, non è niente di complicato, è semplicemente un piccolo semenzaio dove le radici vanno a stare nell'acqua, utilizzando come base di appoggio appunto questa fibra di cocco, dalle proprietà, ripeto, straordinarie, un materiale naturale. E vedremo come utilizzare insieme questi due elementi per ottenere il massimo in pochissimo spazio, in tempi di crescita veramente rapidi e una praticità di trapianto che secondo me non ha uguali, nemmeno con i soil blockers o con altre tecniche che vengono utilizzate per produrre, diciamo, le nostre piantine da trapianto. Con questo spero vorrete seguire altri video dedicati a questa tecnica, soprattutto adesso che è il momento di creare le nostre piantine. E con questo vi lascio un cordiale saluto e un arrivederci al prossimo video.